Buongiorno a tutti, oggi vi andrò a far vedere come potare la pianta del basilico in modo molto semplice per poter far rinvigorire e rivegetare la nostra pianta, per farla durare più a lungo. Il basilico ha un tronco principale, naturalmente, quello che è nato, da piccolo era il primo germoglio, che si prolunga per tutta l'altezza della pianta fino ad arrivare alla cima, cioè alla testa. Andando dal basso verso l'alto troveremo delle foglie che nascono a due a varie altezze, due in una direzione e due perpendicolarmente alla direzione delle foglie prima. Molto geometriche sono le piante. Sopra queste foglie troveremo dei germogli, chiamati anche soprascellari, che nascono appunto da sopra le ascelle delle nostre foglie. Noi per questa potatura li andremo a sfruttare perché saranno loro che faranno ringiovanire la nostra pianta. Per andarla a potare usiamo pure le dita, basta che riusciamo a non sfilacciare il tronco, e andremo con un'altezza così di piante di 10 cm andremo a togliere la testa e la prima coppia di foglie, cioè toglieremo la testa, che è questa parte qui, e poi la prima coppia di foglie, in modo così, guardate, da lasciare questi due germogli che poi andranno a crescere per poter rinfoltire la parte che abbiamo tolto. Ripetiamo l'operazione di qua, che qua no, mi spiace, era già stata potata. Andiamo di qua, togliamo una pianta di 10 cm, mi raccomando, se è più piccola togliete solo la testa. Qua togliamo prima la testa, in questo caso vi faccio vedere, e poi togliamo le prime due foglie, partendo sempre dall'alto, in modo da lasciare questi due, questo e questo, di germogli, per poterla farla rinvigorire e rinascere. Ora tocca a voi a decidere quante foglie lasciare e quanti germogli. Mi raccomando, con questo caldo non lasciate troppe poche foglie, perché non avranno poi l'ombra per riparare i germogli che potrebbero preservare la loro vita in basso. Qui in questo caso tolgo solo le teste. Anche se i germogli sono minuscoli, li potete affidare alla vostra pianta per farla crescere, o anche aspettare un attimino che crescano e poi così. Se avete un cespuglio così di una pianta, potete lasciare quelli meno esposti al sole, cioè quelli che stanno dietro li potrete lasciare più corti e quelli in avanti più lunghi, così loro, che sono i più forti, preserveranno un po' di ombretta per quelli più piccoli. Bene, ora vado a fare l'operazione su tutte le piante e poi vi faccio vedere com'è andata. Spero anche che abbiate capito. Se non avete capito, scrivetelo nei commenti, così almeno mi accorgo se insegno male, o che do consigli male, meglio. Bene, come vedete questo è l'esito. Vedete, le ho tutte abbassate quasi alla stessa altezza, almeno sono anche belline. Ho fatto un bel mucchietto di foglie che ci andrò a fare qualcosa in cucina. Mi sono accorto pure che è nata una patata qui in mezzo, non so come abbia fatto, però è nata. Bene, ora ho da potare questi qua, quelli sotto i pomodori, e poi vi faccio vedere il raccolto finito, contando che ho da potare anche tutti questi. Sono quasi una fila di 3 metri di basilico. E vabbè, nel campo si lavora. Bene, guardate, ora l'esito è perfetto, devo dire, anche perché ho solo metà delle mie piante dell'orto di basilico a produzione. Vi ricordo di non comprare le piantine tipo quelle che vedete nei supermercati con la plasticina intorno, quelle tutte belline, perché voi quando le andrete a piantare esse non faranno quei germogli, sono quasi progettate per andare tutte in altezza e durare un minimo, perché te poi le devi comprare. Vi consiglio sempre di piantarle o di andarle a comprare in un vivaio apposta per la produzione. Poi chissà cosa ci hanno spruzzato in quelle supermercato e da dove vengono non si sa mai. Comunque io vi lascio con questo basilico poi da sciacquare e da lavorare per farci qualcosa. Semmai oggi ci faccio il pesto. Spero che anche voi avete un basilico fantastico. Lasciate like se questo video vi è piaciuto, anche se a voi vi piace il basilico. E scrivete qua sotto nei commenti #viva il basilico, vai. E naturalmente iscrivetevi al canale.